In questo video entro in Berlucchi, l'azienda che ha inventato il Franciacorta. Parlo infatti con Arturo Zeliani, cioè l'amministratore delegato di Berlucchi, che con i suoi due fratelli governa l'azienda. Tutti e tre sono figli di Franco Zeliani, famoso enologo e originario fondatore della Berlucchi, insieme a Guido Berlucchi, che appunto ha dato il suo nome. Prima di Guido Berlucchi e Franco Zeliani, il Franciacorta non esisteva. Il Franciacorta si chiama così proprio perché viene prodotto nella zona in provincia di Brescia che si chiama Franciacorta. Non ha niente a che vedere con la Francia, semplicemente nel Medioevo in quella zona non si pagavano le tasse per incentivare lo sviluppo agricolo e per questo era una corte franca. Quindi Franca corte, Franza curta, Francia corta. In realtà però un collegamento adesso con la Francia c'è, perché il metodo per produrre il Franciacorta è proprio il metodo che utilizzano i francesi per produrre lo champagne. Facciamo un po' di storia. Com'è nata la Berlucchi? Lo racconta super bene Max in Storie di Brand, un podcast che sta su Spotify. Mi sono ascoltato entrambi gli episodi prima di fare l'intervista per arrivare preparato. In soldoni, Guido Berlucchi, nato nel 1922, fa parte della famiglia nobile Lana de Terzi e cresce tra Brescia e la sua residenza estiva, cioè appunto il Palazzo Lana, che è di fatti poi la sede della Berlucchi, dove è nata e dove anche adesso si trova la sede, che io ho visitato, bellissimo, perfettamente preservato e abitabile. Comunque questo Guido Berlucchi è un tipetto, gli piace suonare il piano, poi è costretto ad andare in guerra, suona anche per gli americani. Quando torna si appassiona anche un po' di vino e si rende conto che il vino della sua zona non è buonissimo e si ripromette, anzi promette alla moglie, di produrre anche lui il suo vino. Ci prova con scarsi risultati, non viene buonissimo e quindi decide di affidarsi ad un enologo, cioè un giovanissimo Franco Zeliani fresco di accademia ad Alba, e insieme discutono su come produrre questo vino. Finché un giorno, proprio sulla stessa veranda in cui io ho fatto l'intervista, mentre Guido Berlucchi suonava il piano, gli viene in mente un'idea: perché non produrre un vino alla maniera dei francesi, cioè appunto la maniera dello champagne, per produrre quel vino che poi adesso si chiama Franciacorta. Qual è esattamente la maniera dei francesi e perché è diversa dal modo normale in cui si fa il vino? Le bollicine, diciamo, principalmente ci sono queste due tipologie, questi due metodi di produzione, che sono uno che si chiama metodo classico, una volta si chiamava champenoise, che viene utilizzato in Champagne ma anche in Franciacorta, nel Trento, l'Alta Langa, e l'altro metodo che si chiama Charmat o metodo italiano o metodo di rifermentazione in autoclave. Il primo avviene una rifermentazione in un piccolo recipiente come la bottiglia, quindi quando viene riempita la bottiglia, che in primavera, poi questo vino resta lì per 2, 3, 4, 10 anni e dopo si scopre quando si stappa cos'è. Nel metodo invece Charmat la seconda fermentazione avviene in un serbatoio grande, diciamo un poco tempo, e già al terzo, quarto mese tu sai come viene il prodotto. Se è venuto, quindi lo imbottigli dopo. Quindi il metodo champagne, cioè quello dei francesi, è quello che viene utilizzato per il Franciacorta, mentre l'altro metodo, più veloce, è quello che viene utilizzato per esempio per il prosecco. Comunque la sede di Berlucchi e di Palazzo Lana si trova a Borgonato, nel cuore del Franciacorta. Io sono arrivato alle 9:30 di mattina e subito ho fatto l'intervista con Arturo, che è letteralmente nato e cresciuto insieme a Berlucchi e ha visto nascere, crescere e arrivare al successo l'azienda. Nel 1961 uscirono le prime bottiglie con l'etichetta con scritto Pinot di Franciacorta, quindi per la prima volta venne immesso sul mercato che si riduceva a conoscenti, amici. L'avete creato voi il mercato? Beh sì, pian pianino, sì. Erano 3.000 bottiglie, però dai racconti di mio papà, quando il cantiniere fece la prima catasta di queste 3.000 bottiglie, nel momento in cui mise queste ultime 2 bottiglie sulla catasta, dopo credo ore di fatica, quando pose le ultime 2 bottiglie, disse: oh, adesso per 10 anni voi siete a posto. In realtà sbagliò un po' i calcoli e poi l'azienda pian pianino si è cresciuta, le cantine sono pian pianino ingrandite, i vigneti anche, e poi negli anni 70 nacquero aziende che già c'erano, cominciarono dopo diversi anni anche loro a produrre la cosiddetta bollicina, diciamo, di Franciacorta. Diventarono la competizione. Siamo tutti colleghi, c'è spazio per tutti. Assolutamente. E quindi hai ricordi del successo, diciamo? Un ricordo che ce l'ho, che spesso mi viene in mente, è quando mio papà viaggiava per andare a catturare un po' i segreti nella zona dai nostri cugini oltralpe in Champagne. I francesi, diciamo. Sì, allora le strade erano terribili. Io mi ricordo 3 o 4 volte, avevo 7-8 anni, un disastro. Viaggi allucinanti, stavo malissimo e ho sempre avuto questa sensazione: vado in Francia, vado in Champagne, madonna sto male. In realtà poi nel crescere ho capito che comunque è stato, diciamo, un riferimento anche per noi, bisogna anche ammetterlo. Beh, andare a studiare lo champagne già a 6 anni comunque non è parti male, avvantaggiato. Ad oggi sei amministratore delegato della Berlucchi. Mi racconti un po' il percorso che ti ha portato fino a qua? Io ho sempre vissuto in questo mondo, ho visto crescere l'azienda insieme ai miei fratelli. Mio papà ci ha sempre tenuto a coinvolgerci anche nell'attività aziendale. Io sono partito dalla parte produttiva, quindi io ho fatto enologia in Francia, io ho seguito, diciamo, le orme del papà. Il lavoro
lavoro mi piace molto, devo dire che all'inizio forse era più difficile perché probabilmente c'era anche la figura di mio padre molto presente, dal punto di vista tecnico facevo fatica a cambiare le cose. Poi a un certo punto, quando mi ha dato la responsabilità diciamo della produzione, mi sono scatenato. Io ho rivoluzionato tutto con momenti anche piuttosto tesi, di scontri tra la vecchia generazione e la nuova. Non è stato facile. Insieme ai miei fratelli, Cristina che si occupa della comunicazione e Paolo della parte commerciale, abbiamo sempre vissuto proprio l'attività dell'azienda. Quanti siete adesso? Raccontami anche un po' di numeri. Allora, l'azienda è un'azienda complessa, abbiamo circa 110 collaboratori, più un'altra ventina di collaboratori avventizi, e quando parlo di avventizi non parlo di quelli che raccolgono semplicemente l'uva, ma parlo di operatori che operano in campagna in vigna, che fanno per esempio le potature, che vogliamo proprio seguirla, controllarla noi, è importantissimo. L'azienda poi è strutturata per reparti, abbiamo dei manager o per la parte commerciale, sia Italia che estero, per la parte di marketing, che è un gruppo abbastanza consistente. Dicevo, c'è la parte di campagna, c'è la parte di cantina dove abbiamo degli enologi. Io sono enologo ma lo faccio raramente ormai. Abbiamo uno staff di tecnici molto validi, abbiamo un agronomo che segue non solo i nostri vigneti ma anche i vigneti dei nostri partner viticoli della Franciacorta, perché noi abbiamo anche circa una settantina di fornitori che non sono semplicemente fornitori, sono dei nostri partner che ci forniscono l'uva ma che devono rispettare un determinato protocollo di produzione. Noi li seguiamo tutto l'anno, sono storicamente con noi da tanti anni. Ricapitolando, quali sono le aree dell'azienda? Partiamo dalla vite, l'area della vigna, quindi c'è un gruppo di 15 persone dedicati alla conduzione, all'agronomia della vite. Poi c'è la parte cantina, composta da circa una cinquantina di persone, tra cui anche lo staff di enologi. Poi c'è la parte amministrazione, commerciale, acquisti, EDP, dove ci sono anche dei manager che seguono anche di livello, che seguono la parte commerciale, Italia, estero, la parte risorse umane, marketing importante, e hospitality molto importante. Noi abbiamo l'occasione di utilizzare anche questo palazzo, che è dove è nata la sede storica da Berlucchi, anche per visite della cantina e di questo palazzo. Quindi, come si gestisce un'azienda con più di 100 collaboratori? Anche proprio dal punto di vista manageriale. Ecco, dimenticavo una figura molto importante per noi, è il nostro responsabile amministrativo, che è con noi dal 96-97, okay, che si occupa della parte risorse umane, ha un occhio molto attento e competente come si gestisce. Penso che bisogna ovviamente coinvolgere le persone nelle decisioni e non bisogna, credo, dare dall'alto l'input fai questo senza spiegare anche perché. Io sono anche per esempio in cantina, a me piace quando si vuol fare una cosa spiegare anche al cantiniere perché stai facendo questa cosa qui, perché altrimenti poi si rischia di dare degli ordini, poi andare via e quello fa quello che vuole non sapendo il motivo. Tu sei coinvolto nella parte manageriale? Sia io che mio fratello che mia sorella siamo molto operativi. È un classico delle aziende familiari che hanno paura a mollare. È un valore proprio aggiunto il fatto che ci sia dell'operatività da parte vostra in azienda. Se dovessi dare una motivazione al successo della Berlucchi, secondo te qual è? Quando mio padre e Guido Berlucchi sono partiti non c'era nessuno, c'era un oceano blu, come dice. Un oceano blu? Bello. Era il gergo da startup. Qua Arturo Ziliani parla di oceano blu, che in gergo startuparo significa quando si entra in un mercato senza tanta competizione, anzi senza competizione, e questo ti permette di crescere, è un gran vantaggio. Quello che ha fatto Berlucchi è una classica tecnica da startup, cioè non cercare un mercato vuoto, ma creare un mercato. Berlucchi difatti ha creato il mercato del Franciacorta. Prima non esisteva, e dopo Berlucchi invece che si è creato il mercato sono arrivati anche i competitor e tutto il resto. Molto interessante. Noi siamo stati tra i primi a aprire le porte della cantina, venivano a vedere cos'era sto metodo champenois, per cui è stata quello, credo, anche una delle chiavi di successo, oltre ovviamente alla qualità del prodotto. Passiamo alla parte di sostenibilità, e che poi anche la parte del futuro dell'azienda. Noi l'abbiamo approcciata senza probabilmente chiamarla sostenibilità già quasi 20 anni fa, quando abbiamo cominciato a approcciare il metodo biologico sulla conduzione dei vigneti, forse spinti anche da un input dell'Università di Milano, che ci ha chiesto: ma perché non provate a confrontare questi due approcci agronomici alla vigna, non usare diserbanti chimici, non usare prodotti sistemici come fitofarmaci sistemici, ma usare solo rame e zolfo, che sono due prodotti che si usavano un secolo fa, e lavorare il terreno in un certo modo. I risultati sono stati positivi, abbiamo esteso questa nostra conduzione biologica a tutti gli altri nostri vigneti, abbiamo convinto i nostri fornitori, di cui parlavo prima, a passare al biologico. Non so se è la soluzione definitiva, perché nessuno lo sa. L'importante è che tutte le aziende approccino in modo serio questo tema, e la sostenibilità è anche risparmio energetico, risparmio idrico. Noi lo facciamo sia con i pannelli fotovoltaici, ma noi stiamo arrivando quasi all'80% di autosufficienza. Bello. Lo facciamo con l'adattamento, utilizzando delle varietà più resistenti, per esempio al calore. Per esempio Herbamat è una nuova varietà che è stata approvata anche dal consorzio, e noi siamo
siamo molto avanti, abbiamo circa 3 ettari su 8 di tutta la Franciacorta, 3 sono da noi. In generale, se ti dovessi chiedere dove sta andando Berlucchi? Sta andando verso sempre una maggior qualità, sempre una maggior attenzione alle esigenze del consumatore dal punto di vista, diciamo, del business, e stiamo cercando di crescere all'estero. Questo è il nostro obiettivo, tra gli obiettivi primari. Dopo aver avuto l'onore di fare questa intervista, ho deciso di fare un tour per tutta quanta l'azienda, a partire dal Palazzo Lana, perché era veramente pazzesco. Prima in realtà ho fatto anche un taste test di 3 bottiglie differenti. Non ho bevuto tutte le bottiglie, solo dei bicchieri. Non so che sono elegante quando bevi. Adesso sono in soggezione. È un po' diverso. Comunque, sono entrato a Palazzo Lana partendo dalla veranda, dove ho anche svolto l'intervista. Bellissima. Questo è Palazzo Lana. Questa è la veranda, qua abbiamo il primo piano. Non so se è questo esattamente il piano che ha suonato Guido Berlucchi, però è questo il luogo dove è venuta la scena famosa. Dopodiché sono entrato nel primo salotto, praticamente rimasto intatto da 200 anni a questa parte. Abbiamo un altro piano, libri con le foto storiche di questa villa molto popolata, dove venivano un sacco di feste. C'era anche esposta una bottiglia limited edition, cioè la linea più pregiata di Berlucchi, fermentata per più tempo, dedicata a Franco Zigliani. E tra un sacco di antichità e quadri di vari antenati, sono andato avanti per le sale, trovando anche un biliardo, passando per una cucina bellissima, varie sale da pranzo. Al piano di sopra c'era una grossa sala chiamata Sala dei Cavalli, e dopodiché uno studio bellissimo con affaccio sulla vigna. E la villa continua, c'è una sala musica, altri salotti, ci sono le camere, ma non ho investigato oltre. Anzi, sono uscito e ho visto anche la parte produttiva. Sono sceso giù nelle cantine, dove si trovano milioni di bottiglie. Come vengono prodotte queste bottiglie me lo ha spiegato in realtà Arturo nell'intervista. Allora, si parte dall'uva, che deve essere un'uva ovviamente sana. La raccolta avviene guardando soprattutto il livello di acidità che ha quest'uva qui. Per un vino normale, un vino fermo, è importante il livello di zuccherino. Per invece i vini come il Franciacorta è forse più importante l'acidità, che non deve calare troppo. E l'acidità è un po' la struttura del vino stesso per poter resistere al tempo. Quindi quando l'uva viene raccolta, l'uva viene spremuta in modo molto soffice, graduale, col grappolo intero, non va mai, diciamo, diraspato, e noi riversiamo direttamente la cassetta dentro nella pressa proprio per evitare che ci sia rottura del grappolo. E una volta ottenuto questo succo, questo mosto, che è un succo d'uva, viene messo in fermentazione. Si trasforma questo mosto quindi in vino. Il vino poi così finito, che è ancora un po' torbido, contiene ancora i lieviti, viene assemblato con altri vini, fratelli diciamo, che derivano da vigneti vicini, da frazioni, selezioni particolari. Avviene l'assemblage, la cuvée, viene composta, diciamo, la struttura del vino che viene immaginato come vino finale, e avviene l'imbottigliamento. Quindi questo vino viene messo in bottiglia. A questo punto si ha una cosa particolare tipica del metodo classico, che è l'aggiunta di una certa quantità di zucchero e di lieviti. La bottiglia viene tappata e dentro la bottiglia avviene la seconda fermentazione. È una seconda fermentazione alcolica. La prima ha trasformato il mosto in vino, la seconda trasforma il vino in Franciacorta, in spumante, diciamo così, però dentro la bottiglia. Trasformazione da vino a vino spumante dura, diciamo, 1 mese, 2 mesi, ma quello che conta è quello che viene dopo, l'affinamento sui lieviti. Cioè la bottiglia resta in affinamento diversi anni. In Franciacorta il minimo è 18 mesi per un brut non millesimato, ma si può arrivare anche a 10 anni, per esempio per i nostri riserva Palazzo Lana. Abbiamo diverse tipologie, con diversi tempi di affinamento, con diversi gusti, diverse varianti. Cioè, il bello della Franciacorta, sebbene ci siano poche varietà, si possono, come dire, produrre dei Franciacorta con delle caratteristiche di gusto e di profumo anche diversi, che si adattano a tutto pasto. Avete affinato qualche cosa che è solo vostra nel produrre il vino? È l'esperienza, la scoperta, l'analisi di alcuni appezzamenti particolari che ci permette di aumentare ogni anno il nostro paletto qualitativo. Io punto molto alle tecniche di spremitura, che sono quelle, diciamo, più delicate, devono essere il più possibile accurate. Noi per esempio facciamo addirittura 4 frazionamenti. Quando spremiamo l'uva otteniamo 4 mosti diversi a seconda che questa spremitura si faccia all'inizio o alla fine del processo. La spremitura dura più di 4 ore, quindi un tempo lunghissimo, molto delicato. Tante altre cose, l'affinamento di questi vini prima dell'imbottigliamento. Utilizziamo sia i legni, le barrique, che sono barrique usate da noi, non sono nuove, non vogliamo mai dare il sapore del legno al vino perché non c'entra niente il legno con l'uva. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che il carattere dei nostri vini, la personalità è più in direzione della freschezza, dell'eleganza, dell'acidità, più che della opulenza. E dopodiché la mia visita era finita. Per me poter intervistare questi imprenditori è veramente di ispirazione, ma quelle volte che posso toccare col mano la storia di un'azienda, il diretto erede del fondatore di un'azienda che ha creato un mercato nuovo, è veramente pazzesco. Da questa chiacchierata, da questa visita sono uscito ancora più ispirato come piccolo imprenditore. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo con il prossimo video. Per avere più informazioni su Berlucchi vi lascio tutto quanto in descrizione.